Ciao a tutti, nel video di oggi vi presento queste scarpine da neonato che ho realizzato appunto con una foglia centrale alla quale ovviamente potete poi aggiungere dei fiocchetti laterali o comunque potete, volendo, aggiungere un I-cord e quindi facendo dei trafori legarlo poi successivamente. Andiamo adesso a vedere esattamente come si procede. Allora, come vi ho già detto prima, praticamente queste scarpine sono state realizzate per una bimba che va dai 0 ai 3 mesi. Sul davanti appunto si presentano in questo modo, con questa fogliolona, e dietro ovviamente abbiamo questo motivo che poi formerà praticamente la suola. Ovviamente ho utilizzato una suola di 9 centimetri, quindi vi faccio vedere. La suola è di 9 centimetri circa ed è appunto per una bimba di 0-3 mesi. Vi lascio sotto al video comunque sia le misure cioè che ovviamente abbiamo utilizzato adesso, sia le misure delle varie età dei bambini, in modo tale così vi potete regolare e sapere da quanti centimetri appunto potete lavorare con la suola. Ve lo lascio sia sotto al video di YouTube, sia su Facebook che su Instagram. Così per chi non ha Facebook o Instagram può comunque cercare dalle altre parti. Allora, detto questo, andiamo semplicemente a lavorare le scarpine. Naturalmente, come vi ho detto prima, possiamo aggiungere, non lo so, diciamo così, cosettine per abbellirle ulteriormente, ok? E quindi fare una sorta del genere. Oppure, non lo so, mettere dei fiocchetti o ad esempio un I-cord e in questo caso facciamo dei, diciamo così, buchini qui e quindi poi ci mettiamo un I-cord e lo chiudiamo, cioè potete un po' sbizzarrirvi come volete, come al solito. Quindi questo diciamo che è solo un esempio di scarpina alla quale poi ovviamente voi potete metter mano. Ecco, andiamo adesso a vedere come si realizza. Allora, per prima cosa ho montato sul ferro 23 maglie ed ho utilizzato il ferro numero 3,5. Ok? Quindi montiamo 23 maglie, siccome la scarpina parte dall'alto, partiremo ovviamente con un bordino. Il bordino lo andiamo a fare a maglia legaccio e ovviamente io in questo caso sto utilizzando, diciamo così, sto facendo una scarpina che va dai 0 ai 3 mesi e quindi una suola di 9 centimetri, per cui andiamo a fare il primo ferro, tutte le maglie a diritto e quindi tutto il ferro a diritto. Ok? Proseguiamo quindi tutto a diritto fino alla fine del ferro. Il secondo ferro procediamo di nuovo con tutte le maglie a diritto. Quindi anche il secondo ferro, tutte le maglie a diritto fino alla fine del ferro. Terzo ferro, tutte le maglie a diritto, quindi di nuovo tutte le maglie a diritto fino alla fine del ferro. Quarto ferro, di nuovo tutte le maglie a diritto, quindi tutto il ferro di nuovo a diritto fino alla fine.
quinto ferro, di nuovo, tutto a diritto. Quindi tutte le maglie a diritto, fino alla fine del ferro. Sesto ferro, tutte le maglie a diritto. Quindi di nuovo tutto il ferro a diritto fino alla fine. Settimo ferro, cambiamo, iniziamo a fare le maglie tutte a rovescio. Quindi iniziamo a lavorare il settimo ferro tutto a rovescio e non più a diritto. Quindi tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Allora, da questo momento in poi, come potete vedere, iniziamo il collo del piede. Allora, questo è il nostro bordino, quindi si partirà da qui, questo sarà il nostro diritto e questo praticamente il bordino della scarpa. Ok? Quindi da questo momento iniziamo il collo del piede e lavoriamo in questo modo. Allora, vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno, quindi vado a fare un rovescio e una maglia la passo senza lavorare e sono 2 maglie, quindi 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi tutto il resto è a rovescio, per cui andiamo a fare vivagno, sono 2 maglie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi andiamo a fare 9 rovesci. Dopodiché cosa facciamo? Iniziamo il punto foglia, quindi iniziamo a suddividere il lavoro in questo modo. Prendiamo 2 marker, scusate, vediamo un pochettino se riesco a trovare qualcosa di piccolo, ok? Non li ho preparati prima. Ok, quindi iniziamo a mettere un marker, un diritto, marker, quindi qui inizierà il punto foglia, proseguiamo con 9 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e chiudiamo con il nostro vivagno. Secondo ferro, andiamo a lavorare vivagno, quindi 2 rovesci, 1 e 2, dopodiché proseguiamo con 9 diritti, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, marker, un rovescio, marker e di nuovo 9 diritti. E chiudiamo il ferro con 2 rovesci, 1 e 2. Ok? Giro il lavoro e partiamo con il terzo ferro. Andiamo a fare di nuovo il nostro vivagno, 9 rovesci, quindi al rovescio fino al marcatore praticamente, sposto il marker, vado a fare un gettato, un diritto e un gettato, marker e di nuovo 9 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9 e chiudo il ferro ovviamente con il vivagno. Giro e lavoro le maglie come si presentano, quindi vado a fare 2 rovesci, tutte le maglie a diritto fino al marker, le maglie all'interno del marcatore vanno lavorate a rovescio, in questo caso il vivagno è da questa parte, quindi 1, 2 e 3. Sposto il marker e di nuovo tutte le maglie a diritto tranne le ultime 2 che vanno a rovescio. E quindi il vivagno va a rovescio. Quinto ferro, andiamo a fare il vivagno, 11 rovesci, scusate, 9 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, marker e lavoriamo un diritto e un gettato, un diritto e un gettato, un diritto. Spostiamo il marcatore e terminiamo con 9 rovesci. E ovviamente il vivagno. Giro il lavoro, andrò a lavorare 2 rovesci di vivagno, nove diritti, quindi diritto fino al marker, e le maglie dentro il marker vanno lavorate tutte a rovescio, quindi 2, 3, 4 e 5 e di nuovo tutto a diritto fino alla fine del ferro. E ovviamente 2 rovesci che rappresentano il nostro vivagno. Quindi come vedete stiamo già iniziando a formare la fogliolina. Settimo ferro, andiamo a fare il vivagno, di nuovo 9 rovesci, quindi tutto a rovescio fino al marcatore, due diritti, quindi 1 e 2, un gettato, un diritto, un gettato, 2 diritti, 1 e 2. Spostiamo il marker e di nuovo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Ok? Quindi fino alla fine andiamo a rovescio. Da questa parte proseguiamo di nuovo con 2 rovesci di vivagno e tutto a diritto fino al marker. Marcatore, tutte le maglie all'interno del marker a rovescio, in questo caso 7 rovesci. Ok? Terminiamo con tutte le maglie a diritto fino alla fine. Il nono ferro, andiamo a fare ovviamente il vivagno, tutte le maglie a rovescio fino al marcatore, il punto foglia, andiamo a fare 3 diritti, 1, 2,
3, un gettato, un diritto, un gettato, 3 diritti, 1, 2 e 3. Sposto il marker e tutte le maglie al rovescio fino alla fine. Ok? Fino alla fine del ferro. 10° ferro, vado a fare ovviamente i 2 rovesci di vivagno e proseguiamo con tutte le maglie a diritto fino al marcatore. Marker, 9 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Marker e proseguiamo tutto a diritto fino alla fine. E ovviamente 2 rovesci di vivagno che terminano il ferro. Adesso, da questo momento in poi, iniziamo gli aumenti. Dunque, vi do un po' di misure. Allora, io diciamo così che allora il bordino misura esattamente 1,5 centimetri, ok? Quindi il bordino lo facciamo da 1,5 centimetri. Dopodiché poi vi darò queste misure perché ancora non sono finite. Allora, iniziamo a fare gli aumenti. Gli aumenti saranno praticamente 12 sparsi in ogni ferro, cioè un aumento a destra e un aumento a sinistra. Quindi iniziamo facendo in questo modo. Vivagno, tutte le maglie al rovescio fino al marcatore, come abbiamo detto prima. E adesso iniziamo con l'aumento. Potete aumentare come più vi piace. Credo che questo sia il metodo più semplice anche per le principianti, quindi andiamo a fare semplicemente un nodino, cioè una specie di E, la infiliamo nel ferro e andiamo a fare una maglia. Quindi aumentiamo prima del marcatore, spostiamo il marker, proseguiamo con 9 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Spostiamo il marker e facciamo un altro aumento, quindi prendiamo il filo, facciamo una sorta di E e abbiamo fatto un altro aumento. Proseguiamo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. E ovviamente il vivagno. Giro il lavoro e cosa succede? In questo caso gli aumenti li andiamo a prendere a diritto o ritorto, quindi andiamo a fare 2 rovesci di vivagno, tutte le maglie a diritto fino al marcatore, tranne la penultima, che corrisponde al nostro aumento. Quindi questa maglia che corrisponde all'aumento, affinché non ci sia questo buco, noi andiamo a prenderla a diritto ritorto, quindi al posto di prenderla a diritto normale, la andiamo a prendere in questo modo, cioè da questa parte, ok? E andiamo a fare un diritto ritorto. Proseguiamo con tutte le maglie a rovescio all'interno del marcatore.
spostiamo il marker e di nuovo questa maglia che rappresenta l'aumento andiamo a lavorarla a diritto ritorto, cioè da questa parte. Ok? Quindi infiliamo la maglia in questo modo e andiamo a fare a diritto ritorto. Proseguiamo tutto a diritto, ovviamente fino alla fine. E chiudiamo con il vivagno e quindi al rovescio. 1 e 2. Adesso il 13° ferro andiamo a fare un altro aumento, quindi vivagno, tutte le maglie al rovescio fino al marcatore, andiamo a fare un aumento, marker, di nuovo 9 diritti. Quindi tutto a diritto all'interno del marcatore, di nuovo aumento e di nuovo tutte le maglie al rovescio fino alla fine. Ok? 14° ferro, ferro di ritorno, andiamo a fare ovviamente di nuovo rovescio, tutte le maglie a diritto, arriviamo ovviamente all'aumento che va lavorato a diritto ritorto, quindi lo lavoriamo a diritto ritorto. Ok? Spostiamo il marker, tutte le maglie a rovescio e proseguite in questo modo fino al marker. Qui c'è l'aumento, quindi diritto ritorto, e qui di nuovo tutto diritto. Il 15° ferro, andiamo a fare il vivagno, tutte le maglie a rovescio, aumento, spostiamo il marker e lavoriamo in questo modo. Una diminuzione semplice, quindi sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro a diritto la seconda maglia, accavallo la prima sopra la seconda. 5 diritti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 2 maglie insieme a diritto, in questo modo. Sposto il marcatore, vado a fare un aumento e chiudo il ferro ovviamente tutto a rovescio, quindi proseguite fino alla fine. Allora, nel 16° ferro ho proseguito tutto a diritto, mi ritrovo con l'aumento, quindi vado a lavorarlo a diritto ritorto, sposto il marker e tutte le maglie a rovescio, all'interno ovviamente del marker. Sposto il marcatore, l'aumento va lavorato sempre a diritto ritorto, quindi lo prendiamo a diritto ritorto e proseguiamo a diritto ovviamente fino alla fine del ferro. Il 17° ferro andiamo a fare sempre il vivagno tutto a rovescio fino al marcatore, quindi proseguiamo tutto a rovescio fino al marker, fino a qui. Arrivato al marcatore vado a fare un aumento, sposto il marker, una diminuzione semplice, 3 diritti, 1, 2,
e 3. 2 maglie insieme a diritto, sposto il marker e vado a fare un altro aumento. Proseguo con tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro. 18° ferro vado a fare tutto a diritto, arrivo all'aumento, lo vado a fare a diritto ritorto, marker, e le maglie all'interno del marcatore vanno lavorate a rovescio. Quindi tutte a rovescio, sposto il marcatore e di nuovo diritto ritorto. Ok, proseguo tutto a diritto fino alla fine del ferro. 19° ferro vado a fare il vivagno, tutto a rovescio fino al marcatore, quindi proseguiamo a rovescio fino al marker, aumento, marker, diminuzione semplice, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, marker, aumento e di nuovo tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Vado a lavorare praticamente la diminuzione a diritto ritorto, le maglie all'interno del marker vanno a rovescio, di nuovo diritto ritorto, e tutto a diritto fino alla fine. Andiamo adesso a chiudere praticamente la foglia, quindi 21° ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio fino al marcatore. Arrivati al marcatore vado a fare l'aumento, passo il marker, diminuzione doppia, quindi sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorarla, lavoro 2 maglie insieme a diritto, accavallo la prima sopra la seconda, in questo modo. Sposto il marcatore, aumento e di nuovo tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Lavoro il diritto ritorto, posso anche eliminare i marker adesso, quindi vado a fare un rovescio, tolgo il marker, diritto ritorto, sto prendendo male, scusate, ok, e di nuovo tutte le maglie a diritto fino alla fine del ferro, ok? Allora, da questo momento in poi abbiamo finito praticamente il collo del piede e iniziamo a lavorare la suola. Vi do di nuovo altre misure, in questo caso io sono salita di 7 centimetri, ok? Quindi 7 centimetri. Adesso iniziamo la suola. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare in questo modo. Vivagno, e sono 2. Lavoriamo 13 maglie a rovescio, quindi 3, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Adesso lavoriamo 9 diritti, quindi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cosa facciamo? Giriamo il lavoro in questo modo. Lavoriamo 9 diritti, quindi la prima maglia la saltiamo, quindi non la lavoriamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Giriamo di nuovo il lavoro e lavoriamo in questo modo. La prima maglia la passiamo, quindi andiamo a fare 8 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Resta una maglia, cosa facciamo? Andiamo ad unire questa maglia a quest'altra, quindi piano piano andiamo a recuperare tutte queste maglie e queste maglie e adesso vi faccio vedere come. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa con questa vanno insieme e le lavoriamo facendo 2 maglie insieme a rovescio, così. Filo dietro, giriamo il lavoro. Lavoriamo adesso 8 diritti, quindi la prima maglia la spostiamo sempre, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa maglia resta, la lavoriamo con questa, però questa volta 2 maglie insieme a diritto ritorto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo le maglie in questo modo. Ok, quindi questo ferro passa dietro queste 2 maglie e le lavoriamo a diritto ritorto. Giro di nuovo il lavoro e rifaccio lo stesso procedimento di prima. Quindi passo una maglia, lavoro 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa maglia con questa, quindi 2 maglie insieme a rovescio, in questo modo. Giro il lavoro, passo la prima maglia ed è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa si accavalla con questa, quindi andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto ritorto, giro di nuovo il lavoro e ricomincio da capo. Devono praticamente, allora farò sempre questo procedimento fino a che sul ferro non mi restano 6 maglie da una parte, quindi 2, 4, 6 e 2, 4, 6 da questa, ok? Quindi devono risultarmi 6 maglie da questa, ok? Quindi 2, 4, 6. Aspettate. E 6 maglie da questa, 2, 4, 6, ok? Quindi dovrò andare ad eliminarmi piano piano tutte queste maglie. Allora, come potete vedere io ho continuato, ovviamente mi si è creata la suola e sono rimaste nel ferro, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da una parte e 1, 2, 3, 4, 5, 6 dall'altra. Adesso che cosa dobbiamo andare a fare? Questa è la suola interna, come potete vedere, mi si è creata la suola. Adesso cosa vado a fare? Vado semplicemente a eliminare le maglie in questo modo. Allora, andiamo a fare
Allora, la prima maglia la passiamo senza lavorare, iniziamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Da questa parte, come vedete, abbiamo 2 maglie, ok, che avanzano. Dobbiamo prendere anche questa, quindi facciamo semplicemente 3 maglie insieme a rovescio. Quindi filo davanti, 1, 2 e 3, ok? Quindi 3 maglie insieme a rovescio. Giro il lavoro, mi ritrovo da questa parte, sposto una maglia senza lavorare e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No, scusate, 6. Dopodiché andiamo a fare 2, 4, 6. Queste due le uniamo a questa. Quindi andiamo a fare 3 maglie insieme, ok? A diritto ritorto. Le ho prese male. Allora, 3 maglie insieme a diritto ritorto. Giro il lavoro e di nuovo una maglia la passiamo senza lavorare, 2, 3, 4, 5, queste due le uniamo a questa, quindi 3 maglie insieme a rovescio, giro il lavoro e di nuovo passo una maglia, 1, 2, 3, 4 e queste 3 le facciamo insieme, quindi 3 maglie insieme a diritto ritorto, giro fino a che ovviamente non arrivo ad avere 0 maglie, quindi andiamo a fare di nuovo passo 1, 2, 3 maglie insieme a rovescio, giro e di nuovo una maglia la passiamo, 2, 3, 4 e 5, quindi riprendiamo queste maglie, le lavoriamo a rovescio, a diritto ritorto, giro e lavoro e di nuovo passo una maglia, queste 3 le lavoriamo insieme a rovescio, in questo modo, giro, andiamo a lavorare queste 3 maglie, allora una la passiamo, queste 3 le lavoriamo a diritto ritorto, giro, una la passiamo e queste 3 le lavoriamo insieme a diritto a rovescio, scusate, giro il lavoro e lavoriamo queste 3 maglie a diritto ritorto, quindi tutti e 3 insieme a diritto ritorto, in questo modo. E abbiamo terminato la nostra scarpina. Quindi tiriamo il filo, andiamo a tagliarlo e tiriamo. E questa è la nostra scarpa, questa è il nostro pezzettino di suola. Quindi vi faccio vedere un pochettino la misura, ovviamente è solo un pezzo perché poi andrà completata con l'altro pezzo di scarpa come la cuciamo, però vi dirò subito quanto più o meno siamo. Siamo più o meno a 7 centimetri, ok?
Adesso è chiaro che per arrivare ad una suola di 9 centimetri noi andremo a cucire e poi il pezzettino dell'altra suola sarà questo praticamente. Quindi adesso andiamo semplicemente a cucire, vi faccio vedere come. Allora, infiliamo il lago ovviamente con il filo che abbiamo lasciato e non dobbiamo far altro che andare a cucire come vi ho sempre detto, cioè andiamo praticamente ad infilare l'ago esattamente tra queste maglie, quindi queste V, ok, le apriamo e ovviamente quindi agganciamo qua con il filo, ci spostiamo da questa e agganciamo qui, ok, nella prima V che troviamo e iniziamo a cucire in questo modo, cioè ci spostiamo in questa V e tiriamo, ci spostiamo qui nell'altra V e tiriamo, ci spostiamo da questa, poi da questa, iniziamo a cucire in questo modo, prendendo una V e un'altra V, una V e un'altra V. Aspettate che... ok. E facciamo questo lavoro fino alla fine del ferro. Quindi, di nuovo, ci infiliamo in questa V e in questa. Saliamo su. Come vedete, il risultato è questo, ok? Esce questa V così. Quindi di nuovo V e V. E proseguiamo fino alla fine. Allora, come potete vedere, io praticamente ho cucito la scarpina, l'ho messa già qua, risulta in questo modo. Ovviamente potete anche decidere di lasciarla così, oppure, non so, abbellirla con dei fiocchetti, tipo magari, cioè, metterlo qui o qui, dipende da voi. Chiaramente dobbiamo fare un'altra scarpa praticamente uguale, io l'ho già fatta, e in questo caso abbiamo questo tipo di scarpina. Vi do la misura, come vi ho detto praticamente era di 9 centimetri circa, e in effetti è risultato 9,5, 9 insomma, ok? Quindi la suola è in questo modo, questo pezzo diciamo così è sui 3 centimetri, da qui a qui è 5 centimetri, quindi più o meno vi ho dato tutte le misure. Qua siamo a 6 centimetri totali, diciamo. E insomma, queste sono le scarpette terminate. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!